Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E mi raccomando, iscrivetevi perché, come vi dico sempre, so che molti di voi guardano i miei video ma non sono iscritti al canale, quindi è importantissimo iscriversi per supportare il canale. Allora, oggi vediamo come rispondere, anzi, non vediamo come rispondere, oggi voglio rispondere a una domanda che sembra impossibile da realizzare con la carta ADI e ogni tanto qualcuno me la chiede, così ho detto vabbè, per stare a rispondere a uno solo, lo dico in un video e facciamo prima. E la domanda è questa: è possibile pagare il mutuo della casa con la carta ADI? Allora, ebbene sì, si può pagare. E dice, e tu come fai a saperlo? Tu come fai a saperlo? Io lo so, perché ho trovato il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro, firmato proprio da Calderone, Marina, Elvira, che dice che si può fare, ok? E ora vi leggo, diciamo, una parte di quello che c'è scritto su questo decreto. E dice, i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione è stato contratto, cioè fatto un mutuo, possono attraverso la carta ADI effettuare un bonifico mensile a favore dell'intermediario che ha concesso il mutuo, ok? Quindi diciamo che si può pagare il mutuo con un bonifico mensile. Così adesso lo sapete. Come sempre, prima di andare avanti nel video, ricordatevi che qui sotto nella descrizione di questo video trovate il collegamento al mio sito con tantissime informazioni, il mio sito internet. Oppure, se volete, potete andare nella pagina principale del mio canale di YouTube, sotto il mio nome trovate il collegamento per il sito con anche lì tantissimi altri aggiornamenti. Un esempio, come avere una casella PEC gratuita oppure come mettervi in contatto con me. Quindi è importantissimo andare a visitare il mio sito internet. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione che non se ne parla mai, nessuno mai dice niente, però esiste ed è buono sapere questa cosa qua, perché potrebbe tornare utile a qualcuno. Dovete sapere che l'INPS ha pubblicato un avviso di... Allora, io prima ve lo spiego, poi dopo così capite bene tutto. Allora, l'INPS ha pubblicato un avviso di accreditamento per la fornitura di dispositivi e servizi di telemedicina per un programma che si chiama Home Care Premium, che la sigla sarebbe HCP, che serve per l'assistenza alle persone non autosufficienti e darà la possibilità proprio di ricevere un bonus per le prestazioni di assistenza domiciliare e si rivolge alle persone, come vi ho detto, non autosufficienti, loro dicono, con l'obiettivo di intervenire sulla loro sfera socio-assistenziale e prevenire il decadimento cognitivo. Adesso io non entro nel merito del discorso delle problematiche mediche, fisiche, mentali e quello che sia, perché sapete non sono un medico e non mi interessa neanche esserlo, quindi per tutto quel tipo di problematiche dovete rivolgervi al vostro medico, al vostro psicologo, psichiatra, insomma chi vi segue il discorso salute. Qui parliamo solo di una questione diciamo economica fiscale, ok? Che può essere d'aiuto. Quindi vediamo adesso che cosa hanno diritto. Allora, primo, ovviamente che cosa hanno diritto i beneficiari. Primo, a un contributo economico che si chiama prestazione prevalente, che è finalizzata al rimborso della spesa sostenuta per l'assistente domiciliare assunto con contratto di lavoro domestico.
2. A servizi di assistenza alla persona, quindi prestazioni che sono prestazioni integrative. Prima era quello prevalente, queste invece sono quelle integrative, che vengono erogate dagli ambiti territoriali o da enti convenzionati con l'INPS, ovviamente con l'accettazione del piano socio-assistenziale. Questa è una cosa un po' più complicata ed elaborata. Questo nuovo progetto è stato proprio realizzato grazie al supporto del PNRR e serve ad aumentare i servizi di assistenza con altri servizi aggiuntivi per poter raggiungere tutte quelle persone che vivono in delle aree che loro definiscono aree interne della penisola e che sono particolarmente svantaggiate. Le aree interne della penisola, sapete quali sono? Sono tutte quelle zone che sono al di fuori delle grosse città. Perché dicono, ma in realtà l'Italia è fatta più che altro da campi, boschi, montagne, laghi, cioè è tutto così. Quindi chi vive fuori dalle città, per il 90% delle cose, è completamente tagliato fuori. Sì che adesso le cose stanno un pochino cambiando, ma cioè non è che chi vive in mezzo a una montagna ha le stesse cose di uno che vive in una città, Cioè, parliamoci chiaro, perché sai, E quindi questi servizi vengono ad aiutare a integrare proprio queste persone che vivono tagliate fuori dal mondo, perché sono distanti proprio dai centri diagnostici oppure dai luoghi di cura. Tra l'altro, fai le corna, però se più uno sciupun, ecco. Quindi vedi che ogni tanto qualcuno si accorge, qualcuno, diciamo che se non c'era il PNR, cioè lo sapevano, però hanno utilizzato la scusa del PNRR per attivare questo servizio che non ne fregava niente a nessuno in pratica, no? Beh, chiusa polemica. Quindi ogni tanto diciamo che qualcuno si accorge che l'Italia non è fatta solo da grandi città, ma è fatta anche da paesi, paesini e zone svantaggiate dove non esiste praticamente nulla tutto intorno. Allora in pratica con questo servizio le persone potranno usufruire di nuovi apparecchi che servono per il monitoraggio dei parametri vitali da installare all'interno della loro abitazione e che saranno poi collegati ai servizi di monitoraggio, loro dicono telemonitoraggio, teleassistenza, telesoccorso, come per esempio la chiamata ai soccorsi in caso di problemi. Come fare domanda per avere questa opportunità? La domanda può essere presentata attraverso i soliti classici, non i soliti classici canali che conosciamo già, quindi primo online accedendo sul sito internet dell'INPS con le proprie credenziali a un servizio che si chiama Portale Welfare in un clic. Questo è il primo. Oppure, classico sistema, usare il centralino telefonico dell'INPS chiamando il numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da cellulare. Ovviamente dovete poi dire chi siete e cosa fate. Oppure, per chi è più comodo, andare a prendere un appuntamento da un patronato con il proprio numero di protocollo dell'ADSU, del verbale del certificato dello stato di invalidità e farvi aiutare nella compilazione della domanda. Quindi prima di andare eventualmente chiedete, dice devo fare questo home care premium per questo tipo di servizio, gli spiegate che cos'è e poi vi portate tutta la documentazione e andate e vi fate, diciamo, aiutare da loro. Bene, con questo è tutto, ricordatevi che qui sotto nella descrizione del video trovate il collegamento al mio sito e dovete andarlo a visitare perché è molto molto importante. Iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina per supportare il canale e così tra l'altro sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!